Sì, mi fa strano indossare gli orecchini che pendono con le cuffie, però è necessario perché in questo modo io riesco a capire se tu riesci a sentirmi bene oppure no. Biotrucco. Ciao a tutti, biotruccosi e biotruccose. Benvenuti in questo nuovo video ASMR molto più truccoso e triggeroso. Beh, inauguriamo i video con il Blue Yeti. Mi è arrivato proprio ieri e oggi non potevo non registrare un video per il canale e provarlo immediatamente. Intanto quest'outfit lo utilizzerò per il prossimo video genio che caricherò sul nuovo canale YouTube ASMR. Ti piace? E oggi in questo video ci occuperemo di riorganizzare i miei gioielli indiani che ho acquistato all'asta su internet. Dentro questo bauletto portagioie medio orientale proveniente dalla Tunisia ci sono tutti i miei gioielli indiani. Guarda. Poiché sono tutti messi insieme in maniera confusa e difficilmente riesco a trovare ogni volta quello che cerco, anzi, devo impiegare veramente molto tempo per trovare quello che mi interessa. Vorrei metterli all'interno di bustine divisi per parure, perché la maggior parte sono delle parure, altre invece sono semplicemente anelli o orecchini. Vediamoli insieme, ok? Poco a poco ne prenderò qualcuno e li metterò all'interno di questa bustina. Vediamo di raggrupparli insieme e di riorganizzarli. Magari mi aiuterai tu, che ne dici? Wow, la mia voce si sente molto bene con questo microfono. Tra l'altro non riesci a sentire neanche il condizionatore che è acceso nell'altra stanza e io riesco a registrare a mio agio senza avere freddo, perché c'è ancora l'inverno. Quest'anno è davvero freddo l'inverno e io il freddo lo soffro tanto, molto più del caldo. Vorrei acquistare un nuovo paio di cuffie che siano meno ingombranti di queste. Ecco, però non so su quale modello orientarmi, magari su qualcosa di piccolino che si possa inserire con l'attacco jack a questo microfono, perché ho degli auricolari per lo smartphone che però sono con il Bluetooth, quindi il Bluetooth non si può collegare con il Blue Yeti, per questo ho optato per indossare questi che non sono auricolari, sono cuffie, proprio delle cuffie, sono anche un po' rovinate. Qui era tutto in ecopelle, anche la parte interna dove si è preso di umidità si è praticamente scorticato, quindi ho dovuto rimuovere tutta la pellicina ed è rimasto così in tessuto. Ecco, magari acquisterò delle cuffiette piccole per questo microfono, magari ho qualcosa a casa. Devo avere delle cuffiette con microfono integrato molto piccole. Sì, devono essere a casa di mia mamma, così le proveremo la prossima volta che registreremo un video. Dunque, intanto ti faccio vedere questa parure che effettivamente è una parure già ben sistemata all'interno del suo sacchetto originale.
Sì, infatti tutte le parure, i gioielli che ho acquistato all'asta mi sono arrivati all'interno di questi sacchettini qui. Sono tutte in argento sterling placcato 925 e le pietre dovrebbero essere autentiche. Non sono una gemmologa, però direi che sono autentiche, sono davvero molto belle. Magari non sono di elevata qualità, dato che non le ho pagate tantissimo, non sono dei gioielli da gioielleria, però mi piacciono tanto e fanno una loro bella figura sia nelle performance sia anche quando esco e voglio realizzare degli outfit, dei look molto esotici. Ecco, ti faccio vedere questa parure che è davvero elegante. Guarda, questa collana a pendagli, niente male, no? E orecchini, anch'essi pendenti, guarda, 1 e 2. Sono molto emozionata perché sento la mia voce molto pulita, non c'è nessun rumore di fondo e tra l'altro posso registrare con questo magnifico effetto destra-sinistra binaurale senza nessuno sforzo, semplicemente spostandomi leggermente a sinistra o a destra dell'inquadratura o del microfono. Che meraviglia! Non mi va di mettere molti tagli in questo video, tuttavia, a volte i tagli sono necessari, ma non sai quanto io ami registrare video in maniera molto spontanea, così come se parlassi veramente a degli amici in questo momento, perché voi siete miei amici. Sì, questo canale, questa community è composto da amici. E io ne sono davvero molto entusiasta che nel tempo si sia riuscita a creare questa bellissima community con un affiatamento davvero eccezionale, anche se il mio canale ha spaziato vari argomenti, adesso si ferma al tema ASMR ed è qui che rimane ASMR. Cominciamo a mettere dentro le bustine. Ecco, vedi cosa succede? Mettendo tutto insieme, tutto si ingarbuglia, quindi togliamo tutto dai grovigli. Quello che riesco ad estrarre prima prendo. Vediamo un po'. Il gancio di chiusura della collana verde si è incastrato con un orecchino, che tra l'altro è quello verde, che dovrebbe andare con questa stessa collana. Quindi collana, orecchino, cerchiamo l'altro orecchino che non è qui, questa è la collana rosa, questa è la collana viola di ametista con il suo orecchino. Devo trovare l'altro orecchino, vediamo un po', dovrebbe essere qui. Eccolo qui, trovato. Orecchino verde, quindi tutta la parure è al completo. A questo punto trasferisco tutto dentro una bustina nuova. Ecco qui, la prima parure è completata. Prendiamo un'altra bustina. L'ho preparata. Qui ci metto la collana in quarzo rosa. Te la faccio vedere prima. Eccola qui. È un po' pesante, ma ti assicuro
che ha un'energia straordinaria una volta indossata. Guarda che meraviglia. Ha un gancio di chiusura, ecco, molto semplice, a S, ed è sicuro, non mi è mai caduta. L'ho indossata non tanto per danzare nelle mie performance, ma per uscire. E a questa collana ci sono abbinati degli orecchini, quindi andiamo a cercare gli orecchini di questa collana. Eccoli, li ho abbinati io perché sono della stessa pietra di quarzo rosa. Non tutti gli orecchini hanno i ganci di chiusura, hanno le viti, ecco, di chiusura, perché alcuni erano difettosi. Non fa niente, perché comunque ne bastano 2 da poter adattare a qualsiasi paio di orecchini, perché comunque sono identici nel modello, cioè questi a vite. Infatti ne ho altre 2 paia che sono di pietre diverse. Sono davvero davvero bellissimi perché sono semplici e perfetti da adattare a questa collana qui, che è molto pesante e vistosa. Non amo indossare orecchini grandi con collane grandi, ragion per cui questo tipo di abbinamento è perfetto per il mio stile. Seconda parura organizzata. Adesso prendiamo un'altra bustina. Dentro questa bustina metteremo la parure con l'ametista, una delle mie preferite. Mi piace tantissimo questa pietra viola, che spesso abbino con un viola di tonalità diversa. Qui ho cambiato il gancetto perché si era rovinato. Ho messo questo qui, ecco, che è molto diverso. Ho portato dunque questa modifica. E a questa collana sono abbinati, questa è una parure che nasce proprio così, questi orecchini che hanno proprio la stessa forma di pendente. Devo cercare l'altro orecchino. Eccolo qui, l'ho trovato. Adesso comincia a diventare via via sempre più semplice trovare gli orecchini e le collane e gli anelli, perché i gioielli sono di meno all'interno del portagioielli. Mettiamo questi orecchini dentro il sacchettino. Mi piacerebbe molto realizzare dei podcast, se riesco, con questo microfono ASMR, senza video, solo audio, per Spotify e varie applicazioni in cui tu puoi ascoltare gli audio. Cosa ne pensi? Ti piacerebbe? Ecco qui. Un'altra parure organizzata, siamo a 3, più quella che era già all'interno del suo sacchettino. Proseguiamo con un'altra parure. Adesso voglio prendere questa qui, che è fatta di coralli. Sono dei coralli rossi. Bellissima anche la decorazione a conchiglia davanti. Mi sa molto di collana da ninfa greca, qualcosa del genere. Gli orecchini di questa collana sono a vite, anch'essi sono molto semplici, li ho abbinati io. Le pietre non sono propriamente uguali, però ci stanno, si somigliano, può andare più che bene. Sistemiamo tutto dentro un'altra bustina.
Ecco, l'altra parure è sistemata. Siamo 1, 2, 3, 4 e 5. Continuiamo, prendiamo un'altra bustina e qui dentro mettiamo la parure che amo di più, cioè quella con doppie pietre. Questa parure è fatta di labradorite e al centro c'è una conchiglia madreperla pallone che ha dei colori, a mio avviso, stupendi. Sono dei colori che amo. Ecco come mi sta. Questa parure sono abbinati, nasce proprio così come una parure, questi orecchini piccolini. Devo trovare l'altro. Eccolo qui. Questi sono gli orecchini, piccoli però pendenti. Questa parure l'ho utilizzata tantissime volte. Ad essa ho abbinato diversi anelli, alcuni dei quali ho venduto su Vinted e altri ho tenuto, perché comunque quando fai delle aste, quando partecipi a delle aste, vorresti accaparrarti tutto. Poi quando ti arrivano a casa ti rendi conto di aver comprato troppo, di non voler tenere tutto. Questi sono degli anelli, ti faccio vedere come mi stanno. Qui c'è anche l'altro anello ametista che sarebbe il caso di mettere insieme alla parure ametista, quindi riprendiamola, eccola qui, e mettiamoci dentro l'anello corrispondente. Questi anelli, che sono labradorite e madreperla pallone, li mettiamo insieme all'ultima parure che abbiamo sistemato dentro il sacchettino. Eccola qui, 1 e 2. Ecco, insieme a questa parure voglio mettere questo ciondolo che è di madreperla pallone, spesso indosso con una catenina d'argento lunga ed è bellissimo con un dolcevita semplice oppure con un abito che non ha molte decorazioni, proprio per arricchire l'outfit. Spesso la indosso così. Questa è la parure più ricca perché appunto la madreperla pallone e la labradorite sono tra le mie decorazioni e pietre preferite. Poi ho questa qui che è una parure con ciondolo e anello. Il ciondolo è di lapislazzuli, così come la pietra dell'anello. Ha una piccola decorazione a ogive tutti intorno e anche qui sul gancio che serve per appenderla, mentre l'anello ha una decorazione a treccia tutti intorno, una treccia twist. Sono entrambe diverse ma molto particolari, sembrano pezzi di cielo. Adoro questa pietra, anche se la labradorite mi piace molto di più rispetto al lapislazzuli. Lapislazzuli fu una delle pietre preferite di Cleopatra, ampiamente utilizzata nell'antico Egitto ma anche nell'antica Roma. Ecco, mettiamo questa piccola
per ora diciamo questo set. Orecchini, pietra di luna. Avete presente quella indossata dagli anelli dei vampiri di The Vampire Diaries per poter uscire di giorno alla luce del sole? Sì, credo proprio che fosse questa la pietra della luna. Opale bianca arcobaleno. Ha un'opalescenza non molto visibile probabilmente dal video, questa sorta di bagliore azzurrino che si presenta a seconda dell'incidenza della luce sulla pietra, e il ciondolo è della stessa pietra. Ecco, ciondolo, orecchini e anello. L'anello ha un modello molto comodo perché appunto adesso non lo indosso su questo dito altrimenti mi rimane incastrato. Ecco, appunto ha una forma che incastona bene la pietra, non la fa sporgere tanto. Questo è l'anello che ho indossato più di tutti per uscire. Tra l'altro il colore della pietra è neutro e si può abbinare facilmente a qualsiasi outfit. Tra l'altro non risulta pesante sulle mie mani, che sono piuttosto esili e allungate. Mettiamo tutto dentro questo sacchettino e infine rimane un paio di orecchini a vite che non hanno collana né anello. Sono di una pietra di cui non ricordo il nome, a dire la verità, però magari voi mi potete aiutare. Ha questo effetto arcobaleno davvero incantevole. Sono degli orecchini che ho indossato spesso per uscire. Sono bellissimi, non è vero? Ecco, con questi completiamo la mia collezione, che adesso andremo a riporre interamente di nuovo dentro il portagioie tunisino. Ma adesso sarà tutto più ordinato. E quando cercherò qualcosa non impazzirò come ho fatto finora. Dovrei ordinare in questa maniera anche tutti gli altri gioielli che utilizzo per gli spettacoli. Ecco, vedi? Ottimo lavoro, direi. Cosa ne pensi? Ti sei divertito o divertita a riorganizzare il mio portagioielli di gioielli indiani? Io mi sono divertita tantissimo, tra l'altro mi sono rilassata tanto. Finalmente abbiamo un Blue Yeti per questo canale, ma anche per il nuovo canale Genio ASMR. Felicissima di tutto ciò. Grazie di essere stati con me. Alla prossima su Biotrucco ASMR. Ciao!